Erano gli anni 90, una fase di forte espansione per il black metal, con nuove band che nascevano senza tregua, altre che consolidavano la loro presenza e un'ondata di dischi destinati a diventare leggenda invadeva la scena. Tra scandali, polemiche e fatti di cronaca, il genere restava costantemente sotto i riflettori, attirando a sé sempre nuovi curiosi. Nel 1996 uscirono album che nel prossimo 2026 compiranno ben 30 anni, e alcuni di essi saranno proprio quelli che rivivremo in questo video. Norvegia, 1 gennaio 1996. Varg Vikernes pubblica Philosophem, il quarto album firmato Burzum. Burzum era essenzialmente il progetto solista di Vikernes, che curava personalmente ogni brano e suonava tutti gli strumenti sin dai primi album. Le uniche eccezioni riguardano il debut album Burzum del 1992, dove Euronymous, fondatore dei Mayhem e dell'etichetta Death Like Silence Production, contribuì con l'assolo di chitarra in War e con il gong in Dungeons of Darkness, e l'EP Aske del 1993, in cui il basso venne suonato da Samot degli Emperor. Philosophem era stato registrato già 3 anni prima, nel marzo del 1993, e vede la luce mentre l'oramai ex Count Grishnak si trova in carcere, in seguito alla condanna a 21 anni per fatti ben noti legati alla scena black metal norvegese. Lontano dalle mode musicali del momento, Philosophem, così come i precedenti lavori dell'allora giovanissimo musicista, diventa un vero e proprio punto di svolta per il black metal, con atmosfere lente, ipnotiche e gelide, molto distanti dalla velocità e dall'aggressività a cui il genere aveva abituato. Registrato volutamente in lo-fi, con un vecchio amplificatore di un registratore Sony e delle cuffie usate come microfono, secondo le dichiarazioni dello stesso Vikernes, l'album si distingue per il suo suono crudo e minimale. La produzione rudimentale crea un'atmosfera fredda e distante, dove distorsioni grezze e fruscio di fondo diventano parte integrante dell'estetica dell'album. La copertina, anch'essa minimalista, è un'opera che venne realizzata da Theodor Kittelsen, il celebre artista norvegese noto per le sue illustrazioni fiabesche e suggestive, e riflette perfettamente l'atmosfera sonora dell'album. L'immagine raffigura una donna che suona il lur, strumento tradizionale della Scandinavia, un richiamo ai paesaggi e alla cultura della regione. Composta da Kittelsen nel 1900 e poi riutilizzata da Vikernes per l'album, la cover rimane ancora oggi una delle più iconiche e rappresentative del black metal norvegese. A dimostrazione di quanto il genere stesse iniziando a guadagnare terreno anche oltre i confini dell'underground, c'è il caso emblematico di Dunkelheit. Si tratta infatti della primissima canzone mai scritta da Varg Vikernes, composta intorno al 1991 e originariamente intitolata in norvegese Burzum, ma pubblicata poi solo nel 1996. Nelle diverse edizioni di Philosophem il brano compare con titoli differenti. Una versione dell'album presenta alcuni pezzi, tra cui proprio Burzum, con titoli in norvegese e inglese, mentre un'altra edizione adotta invece i titoli in tedesco. Per Dunkelheit venne realizzato anche un videoclip ufficiale, distribuito persino in formato VHS, un fatto decisamente insolito per un progetto black metal dell'epoca. Il video arrivò addirittura a essere trasmesso in rotazione su MTV, un segnale chiaro della crescente attenzione che la scena e lo stesso artista norvegese stavano iniziando a ricevere. Tonight, something very special. We're playing you the brand new epic video from the king of the Norwegian black metal scene, Burzum. Philosophem chiuderà un capitolo fondamentale nella carriera di Vikernes, segnando la fine della sua produzione in stile black metal tradizionale. Negli album successivi l'artista si avverrà verso sonorità più sperimentali e atmosferiche, distaccandosi dalle convenzioni del genere pur mantenendo una visione artistica unica. A 30 anni dalla sua pubblicazione, nel lontano 1996, Philosophem resta un monumento del black metal, un'opera radicale e visionaria, capace ancora oggi di ispirare musicisti e affascinare chiunque si avvicini al genere.
Con già alle spalle 2 album e una serie di demo che avevano attirato l'attenzione dell'underground norvegese e non, i Satyricon nel 1996 compiono quello che possiamo definire un vero salto decisivo. Con l'uscita di Nemesis Divina, la band infatti ridefinisce la propria identità, firmando uno dei dischi più iconici dell'intera scena black metal. Nati nel 1992, i Satyricon annoverarono tra le loro fila anche Howard Jorgensen, che partecipò ai primi demo della band prima di lasciarla per fondare gli Ulver, un'altra formazione norvegese destinata a diventare presto un punto di riferimento nella scena e che proprio nel 1996 pubblicò un album acustico. Ai primi lavori dei Satyricon contribuì anche Samhain degli Emperor, in particolare nell'album The Shadowthrone. Tuttavia, durante le registrazioni di Nemesis Divina, fu Notturno Culto dei Darkthrone a subentrare nella band e successivamente anche nelle esibizioni dal vivo, firmando la sua partecipazione sotto lo pseudonimo Kveldulv, poiché Samhain si trovava in carcere in seguito alla condanna per il suo coinvolgimento nello scandalo dei roghi di chiese avvenuto in Norvegia nel 1993. Pubblicato nel 1996, Nemesis Divina rappresenta uno dei vertici assoluti del black metal norvegese e allo stesso tempo l'album che consacra definitivamente i Satyricon nella storia del genere. Con questo lavoro la band compie un salto di maturità impressionante. Le atmosfere glaciali dei 2 primi album si fondono con una struttura compositiva più solida, dinamica e ricercata, dando vita a un'opera che riesce a essere brutale, epica e perfettamente iconica. Il disco è dominato dalla visione artistica di Satyr, che qui affina un songwriting feroce ma sorprendentemente elegante, mentre Frost offre una delle sue performance più memorabili, con un drumming che diventa un vero e proprio marchio di fabbrica. Tutto è pensato per evocare un'estetica oscura, pagana e mitologica, a partire dai testi fino alla produzione, più pulita ma ancora intrisa dell'aura gelida della seconda ondata norvegese. Tra i momenti più celebri spicca Mother Nord, non solo una delle tracce più rappresentative della band, ma un vero e proprio manifesto del black metal degli anni 90, resa immortale anche dal suo videoclip. Oltre al contributo di Notturno Culto, all'album partecipò anche Andrea Haugen, all'epoca compagna di Samhain, che prestò la propria voce per la parte narrata presente nella traccia A Dawn of a New Age. A distanza di 30 anni, Nemesis Divina rimane uno dei pilastri assoluti del black metal norvegese, un punto di riferimento che ha attraversato 3 decenni senza perdere potenza né rilevanza. In un periodo segnato da caos, tensioni e trasformazioni profonde nella scena, i Satyricon riuscirono a definire un'identità unica, spingendo il black metal verso un approccio più strutturato e consapevole, pur mantenendo intatta la furia primordiale. 3 giugno 1996. I Gorgoroth, un'altra delle band simbolo del black metal norvegese, pubblicano il loro secondo album dal titolo Antichrist. Un disco breve, feroce, che in poco più di 20 minuti concentra tutta l'essenza del black metal più crudo, diretto e senza compromessi. L'album, registrato ai Grieghallen Studio di Bergen insieme a Pitten, uno dei produttori e tecnici del suono più importanti dell'intera scena norvegese, segnò un nuovo e potremmo dire l'ennesimo cambio di line-up. I Gorgoroth, infatti, sin dagli esordi nel 1992, hanno avuto una storia caratterizzata da continui cambi di formazione. Nati come trio con Infernus alla chitarra, Godper Bertor alla batteria e Atta alla voce, furono presto raggiunti dal bassista Kietar, che partecipò alla registrazione del loro primo demo. La sua permanenza però fu molto breve. Kietar infatti fu coinvolto e arrestato per l'incendio di una chiesa e a quel punto subentrò temporaneamente nella band Samhain degli Emperor, che si occupò del basso, registrò con loro l'acclamato debutto Pentagram e partecipò anche a un tour con gli Enslaved, un'altra band allora emergente della scena norvegese. Successivamente, però, il batterista God Pervertor lasciò la band e al suo posto subentrò Frost dei Satyricon. Samhain venne arrestato per le vicende legate agli incendi delle chiese in Norvegia e di lì a poco anche Att decise di abbandonare il gruppo.
Prima di andarsene, tuttavia, accettò di registrare alcune canzoni, mentre il ruolo di vocalist venne affidato al nuovo cantante noto con lo pseudonimo Pest. Antichrist venne quindi registrato con Infernus impegnato sia al basso che alle chitarre, Pest e l'uscente Atte che interpretarono 3 brani ciascuno e Frost alla batteria. L'uscita dell'album chiuse un capitolo segnato da instabilità, cambi di formazione e arresti che avevano messo a dura prova la band, un periodo reso ancora più delicato dall'uscita di 2 membri di spicco come At e Goth, figure chiave della primissima incarnazione dei Gorgoroth. Allo stesso tempo, però, l'album aprì una nuova fase nella storia del gruppo, più consapevole e ferocemente determinata a consolidare il proprio posto nella scena black metal norvegese. Un'opera che non solo segnò la fine di un'era, ma che pur essendo considerata da molti inferiore al debutto, gettò comunque le basi per tutto ciò che i Gorgoroth sarebbero diventati negli anni successivi. Il 1996 segnò un altro capitolo fondamentale per la nuova ondata del black metal, un anno di fermento creativo in cui la scena si consolidò e si espanse, dando vita a dischi destinati a diventare pietre miliari del genere. Oltre agli album già citati, tra le uscite più importanti troviamo Heaven Shall Burn When We Are Gathered dei Marduk, un concentrato di brutalità che consacrò la band come una delle più estreme della scena scandinava, e The Secrets of the Black Arts dei Dark Funeral, un debutto glaciale che fissò nuovi standard per il black metal dell'epoca. Non meno rilevanti furono Triarchy of the Lost Lovers dei Rotting Christ, uno dei capisaldi del black metal greco, e poi Stormblast dei Dimmu Borgir e Dusk and Air Embrace dei Cradle of Filth, 2 band che contribuirono a portare il black metal verso atmosfere più sinfoniche e orchestrali, aprendo nuove strade al genere.